Mi chiamo Giulia e ho 35 anni. Lavoro in un piccolo ufficio in centro città. Siamo in 8 persone nella stessa stanza. Ogni mattina arrivo alle 8:30. La prima cosa che faccio è prepararmi un caffè. Poi accendo il computer e leggo le mail. Mi piace il mio lavoro, ma non tutto. Il mio posto è vicino alla porta. Non mi piace molto, perché lì fa freddo. Quando qualcuno entra, sento sempre l'aria fredda. Il posto più bello è vicino alla finestra. Da quel posto si vede un piccolo parco. C'è molta luce e in inverno c'è il sole. Per anni quel posto è stato di Marco. Ma la settimana scorsa Marco ha cambiato ufficio. Adesso il posto vicino alla finestra è libero. Tutti in ufficio vogliono quel posto. La nostra capa si chiama Renata. Renata dice che decide lei chi prende il posto. Io lavoro in questo ufficio da 3 anni. Penso di avere una buona possibilità. Anche Davide vuole il posto vicino alla finestra. Davide lavora qui solo da 6 mesi, però parla molto con la capa. Ride sempre alle sue battute, le porta il caffè e le apre la porta. Io preferisco parlare poco e lavorare tanto. Un martedì mattina succede una cosa strana. Una collega, Sara, viene al mio posto. Mi parla piano, con una faccia seria. «Giulia, devo dirti una cosa», dice lei. «Davide ha detto alla capa che arrivi tardi». Io resto sorpresa e un po' arrabbiata. «Non è vero. Io arrivo sempre presto». «Sei sicura?» chiedo a Sara. «Sì, l'ho sentito con le mie orecchie», dice lei. Capisco subito il motivo. Davide vuole il posto e parla male di me. Per tutta la mattina non riesco a concentrarmi. Guardo Davide e lui sorride tranquillo. Bevo un altro caffè per stare calma. Dopo pranzo decido di parlare con lui. «Davide, hai un minuto?» chiedo. Andiamo vicino alla macchina del caffè. «Hai detto alla capa che arrivo tardi?» Davide diventa rosso e guarda per terra. «Ho solo fatto un esempio», dice piano. «Ma non è vero», rispondo io. «Io arrivo sempre alle 8:30. Davide non sa cosa dire. Torno al mio posto senza aggiungere altro. L'atmosfera in ufficio adesso è tesa. Quella sera penso molto alla situazione. Posso parlare male di Davide con la capa? No, non voglio fare la stessa cosa. Voglio vincere con il mio lavoro. Il giorno dopo arrivo ancora più presto. Lavoro con calma e attenzione. Controllo ogni numero 2 volte. Quella settimana finisco un progetto importante. È un lavoro per un cliente grande. Il cliente è molto contento del risultato. Il giovedì scrive una mail a Renata. Nella mail dice «Grazie per il mio lavoro». Scrive che Giulia è precisa e gentile. Renata legge la mail davanti a tutti. Anche Davide sente le parole del cliente. Io divento rossa, ma sono felice. Il venerdì Renata ci chiama in sala riunioni. Ho deciso chi prende il posto vicino alla finestra. Tutti restano in silenzio. Il mio cuore batte forte. Renata guarda me e sorride. «Giulia, il posto è tuo», dice lei. Sono molto felice, ma resto calma. Davide guarda il pavimento e non parla. Dopo la riunione vado da Davide. «Non sono arrabbiata con te», dico io. Lui mi guarda sorpreso. «Possiamo lavorare bene insieme», aggiungo. Davide respira e poi dice grazie. «Hai ragione, ho sbagliato», dice lui. «Ho parlato male di te per paura. Ho paura di perdere il lavoro». Io capisco la sua paura. «La prossima volta parla con me», dico. Il lunedì porto le mie cose vicino alla finestra. C'è il sole e si vede il parco verde. Renata passa e mi dice una cosa gentile. «Hai il posto perché lavori bene». «Non per le chiacchiere», aggiunge lei. Adesso Davide arriva presto anche lui. A volte prendiamo il caffè insieme. L'ufficio è più tranquillo di prima. Ho capito una cosa importante. In ufficio le parole contano, ma il lavoro onesto conta di più.
Ogni mattina